oggi vediamo insieme a Fabio, che tengo a precisare è un ex ginnasta. Esattamente. Aspetta, tu ti reputi ginnasta o ex ginnasta? Ginnasta, perché diciamo che nel campo della ginnastica il ginnasta è sempre un ginnasta e non un ex ginnasta. Si dice così, diciamo, ecco. Quindi, indipendentemente dall'età. Prendete nota, perché oggi andiamo a vedere alcuni degli accorgimenti da tenere durante una verticale, quindi andiamo a vedere come si perfeziona. Esatto, andiamo a vedere esattamente come migliorare la nostra verticale. Quindi il primo discorso da fare è il discorso di linea. Dobbiamo andare a cercare una linea ideale in verticale per ottimizzare lo sforzo fisico e anche per rendere questa verticale anche più bella da vedere. Quindi dobbiamo parlare di allineamento braccio-tronco, quindi di mobilità articolare a livello dell'articolazione della spalla e di tonificazione dei muscoli stabilizzatori, perché il lavoro dei muscoli stabilizzatori, quindi addome, lombari, glutei e tutti i muscoli delle gambe, tendono proprio ad allineare tutto il nostro sistema articolare e a rendere questa verticale più vicina possibile ad una linea ideale. Adesso il collo, ok? Quindi adesso andiamo a vedere una verticale non perfetta dal punto di vista della linea, che poi piano piano diventa più perfetta possibile, se si può dire più perfetta possibile. Quindi andiamo a prendere la nostra verticale, che all'inizio assolutamente non è perfetta, vedete? Sto arcando, sto appoggiato sui gomiti sulle spalle, poi vado a lavorare per andare ad allineare ed andare a cercare la linea ideale. Ok? Quindi abbiamo visto che andiamo ad allineare il più possibile, ad aprire il più possibile quest'angolo braccio-tronco, lavoriamo con tutto il nostro sistema dei muscoli del core training per andare proprio a perfezionare la linea. Ovviamente essenzialmente il movimento da fare è questo qui dell'apertura del braccio, quindi molte persone stanno così, diciamo, solo in appoggio, invece l'obiettivo è sempre quello di spingere al massimo e levare la spalla. Anche perché se sto in appoggio sulla spalla 9 volte su 10 vado ad appoggiarmi anche sulla schiena, proprio per andare a compensare la posizione. Ovviamente non è facilissimo fare questo tipo di lavoro all'inizio per approcciare questo miglioramento della verticale. Che cosa facciamo? Ci aiutiamo ovviamente con una semplice parete e lo facciamo prima andando in handstand in verticale con la pancia verso il muro e poi con la schiena contro il muro. In tutti e due i casi cerchiamo di stare con le mani più vicine possibile al muro per renderci conto se veramente questa linea poi è perfetta o meno, perché se così non fosse io ovviamente vengo giù dalla verticale perché il muro mi spinge via. Quindi andiamo a vedere la posizione pancia contro il muro il più vicino possibile con le mani e cerco la linea ideale spingendo al massimo verso l'alto, contraendo il muscolo d'oro. Magicamente, se faccio tutto giusto, la verticale si stacca dal muro e diventa handstand. Pensiamo a spingere bene forte con le braccia, ad allontanare il pavimento, stringiamo i glutei, stringiamo l'addome. Esattamente, contrazione totale. E poi andiamo a vedere la stessa cosa, ovviamente girando la frittata, quindi andando con la schiena contro il muro, quindi sempre. Ci tengo a precisare, visto che molti mi domandano ma la verticale devo allenare con la schiena al muro, con l'addome al muro, la mia risposta, almeno per come la vedo io, è fare entrambi gli esercizi. Bene, per andare a prendere confidenza con il movimento, perché ci sono pro e contro in entrambi i metodi. Esattamente. Se un approccio è più difficoltoso dell'altro, chiaramente si deve andare a puntare più sull'approccio difficoltoso, perché è lì che si va a capire veramente che cosa dobbiamo fare per mantenere il movimento. Tant'è vero che adesso la stessa posizione la andiamo a fare anche schiena contro il muro. Le mani saranno sempre più vicine possibile al muro, vado sempre a spingere sul lato, l'unico punto di contatto con il muro sono i talloni e lì se spingo adeguatamente a linea tutto, come vedete la verticale viene via dal muro e diventa verticale libera se tutto è fatto nella maniera adeguata. Quindi il focus con la schiena verso il muro e oltre al gluteo e addome come al solito apertura della spalla. Ecco, schiena riguarda i talloni. Per quanto riguarda i talloni, se cerchiamo il contatto con i talloni significa che tutti i muscoli delle gambe stanno lavorando, che i muscoli dei glutei stanno lavorando, quindi quello è un segnale. Il fatto di tenere i talloni non è soltanto una questione estetica, il fatto di tenere i piedi ben uniti è
sintomo di una vivacità muscolare anche dal punto di vista della parte inferiore del corpo che lavora sulla verticale, sì, perché in qualche maniera facilita la stabilità. Che poi in moltissimi esercizi a corpo libero, quindi nella ginnastica e nel calisthenics, la parte inferiore del corpo entra in gioco, cioè fa un 20-30% del ruolo. Contrariamente a quello che si può pensare, cioè la parte inferiore del corpo entra fortemente in gioco anche con il peso, contrariamente a quello che si può pensare. Okay? Adesso andiamo a vedere come stabilizzare questa posizione verticale. Quindi mi metto in condizioni di verticale scarsa, quindi mi metto in condizione di un allievo che non ha ancora raggiunto la posizione verticale, non ci è ancora arrivato alla posizione verticale. Vediamo come deve lavorare il core e come devono lavorare le spalle per cercare di ottenere, per staccare la verticale ad esempio dal muro, da posizione scarsa a posizione ideale. Andiamolo a vedere, diamo una ripresa magari laterale, vediamo un attimino che cosa. A questo punto mi metto più distante con le mani dal muro, core attivo ovviamente, vado avanti con le spalle e recupero la mia verticale e poi la ripoggio al muro. La verticale come ci attiviamo, come pensiamo? Allora, per recuperare la verticale esattamente come ho fatto adesso, quello che devo fare è bloccare come al solito tutto il mio corpo, devo assomigliare veramente a un bastone. A quel punto entra in gioco la spalla, entra in gioco un po' di forza a questo punto, stabilità e forza di spalla, vado avanti con le spalle, quindi alleggerisco in qualche maniera i piedi dal muro e porto il mio corpo e i miei piedi esattamente sopra il punto d'appoggio che sono le mani. A quel punto le spalle ritorneranno sulla linea delle mani. Quindi qui entra in gioco molto sforzo del deltoide anteriore. Esattamente. Qui entra in gioco sempre con le stesse attivazioni, sempre gluteo stretto, addome stretto. Esattamente. Quello lo diamo per scontato. E poi entra in gioco l'attivazione esattamente proprio del deltoide anteriore. Quindi abbiamo parlato di mobilità della spalla, di stabilità e a questo punto anche di forza. Okay? Andiamoci a mettere nella condizione opposta, cioè la mia verticale è abbondante, i miei piedi sono andati overhead, cioè sono andati oltre la testa, sto cadendo sulla schiena, è troppo slancio, quindi mi metto con le mani più distanti dal muro, a questo punto vado con i piedi al muro, che cosa faccio? Apertura delle spalle e recupero la verticale delle porte, apertura e recupero, apertura e stabilizzo qui, ok? Quindi in questo caso rispetto a prima il movimento è inverso, non vado più a chiudere quest'angolo di forza ma vado ad aprire l'angolo e qui c'è bisogno ancora di più di mobilità articolare, perché è chiaro che se senza peso non riesco ad allineare bene, ad andare ancora oltre nell'apertura di quest'angolo, figuriamoci un po' quando io ho il peso sul mio corpo. Quindi diciamo entra sempre in gioco l'apertura della spalla, come già sappiamo. Se dovessi consigliare un esercizio basico che può andare bene più o meno a tutti i praticanti e tutti gli atleti per migliorare un pochino l'apertura delle spalle, qualcosa di semplice. Allora, intanto abbiamo un'apertura con bastone. Abbiamo un esercizio di valutazione che potrebbe essere questo, di mettersi seduti a gambe unite e andare a vedere se riusciamo con le braccia tese a toccare il muro e nello stesso tempo, esatto, senza staccare ovviamente la parte lombare dal muro stesso. Quindi io qui se metto la mano non passa. Non deve passare assolutamente la mano e le mani devono attaccare, diciamo, trovare il contatto con il muro. È chiaro che se questo non è possibile farlo, lì dobbiamo lavorare sulla mobilità della spalla, quindi a parte esercizi molto semplici, ma ci vuole molto pazienza di apertura, allungamento, mobilità articolare, ci vuole tanta pazienza per ottenere queste cose, eventualmente anche con un bastone, un PVC, sia andare a mantenere la posizione di massima apertura e sia andare leggermente overhead con le mani un pochettino più divaricate, addirittura con le mani molto divaricate andare a traslocare, quindi una dislocazione omero-scapolare per cercare proprio perché abbiamo parlato appunto della stabilità, molto importante lavorare sulla stabilità della cuffia dei rotatori, la forza del deltoide, è importantissimo sia a livello di cuffia che a livello del deltoide avere la giusta
flessibilità in questo caso. Perfetto. Non so se... che abbiamo parlato un po' di tutti gli esercizi più importanti comunque su cui focalizzarsi, Esatto. Per migliorare. Dando per scontato, questo è ovviamente il messaggio che stiamo dando io e Andrea, è rivolto a tutti coloro che ci stanno ascoltando e che ovviamente hanno necessità di migliorare questo movimento. Diamo per scontato che questo movimento, bene o male, già esiste nel repertorio vostro, e quindi cerchiamo di andare ad ottimizzare tutti questi concetti. Grazie dell'ascolto. Vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, commentare se avete qualsiasi domanda o per darci qualsiasi feedback e condividerlo con i vostri amici, soprattutto se qualcuno deve migliorare la verticale, perché il 90% delle persone, se non di più, Devono migliorare la verticale. La deve sistemare. A presto. A presto, grazie. Ciao, è stato bello.